Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale, come sai un pochino più lungo, in 3 varianti, dedicato a domande di più ampio respiro. Oggi torniamo a parlare di amore, lo so ultimamente il canale è un po' monotematico, ma del resto San Valentino è alle porte e il tema è caldo. Ma non lo facciamo con una predizione, piuttosto andiamo in profondità, nella nostra profondità. Già, perché andremo a chiedere alle 3 varianti come posso attrarre l'amore nella mia vita, quello vero, quello duraturo. Magari devo lavorare su qualche ferita interiore o forse devo smussare qualche lato caratteriale o magari devo semplicemente aprirmi alle tante possibilità che l'universo mi pone davanti. Lo andremo a chiedere alle nostre 3 varianti che ti vado immediatamente a presentare. La prima sarà l'occhio di tigre, la seconda sarà la shungite e infine la terza sarà la rosa del deserto. Prima di passare alla prima variante ti faccio notare come la mia scrivania sia invasa dai libri, sono i libri che uso durante le serate dei corsi e dei workshop. A questo proposito voglio ricordarti che a marzo debutterà il workshop di cartomanzia e divinazione che viene riproposto in quanto la prima edizione ha riscosso un gran successo e ad aprile verrà riproposto il corso sui sigilli magici, un corso che mi sta dando enormi soddisfazioni. I 2 corsi saranno riproposti quindi a marzo e ad aprile. Accanto a me puoi vedere anche una piccola anteprima delle dispense, anche perché non si tratta solo di un insegnamento orale, ma ti rilascerò anche molto materiale. E quindi se sei interessato o interessata puoi contattarmi via WhatsApp con un messaggio scritto o vocale al numero 388 5776 772 per avere tutte le info sia sul workshop di cartomanzia e divinazione di marzo sia sul corso sui sigilli magici di aprile. Bene, siamo pronti, andremo a chiedere alle nostre 3 varianti quindi come posso attirare amore nella mia vita, come sempre senza sigla, ma passando direttamente alla prima variante. Noi ci vediamo dopo per i saluti finali. Variante dell'occhio di tigre. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Se ti riconosci nella descrizione, continua a guardare, in caso contrario hai altre 2 possibilità. Chi sei tu che hai scelto la variante dell'occhio di tigre in questo momento, energeticamente, chi sei? L'appeso. Beh, l'appeso è una carta che fa pensare. Per appeso si intende un qualcuno che magari si sente prigioniero o prigioniera in un momento o in una particolare situazione, la persona che non riesce ad aprirsi all'amore o magari la persona che non vuole aprirsi all'amore non perché non voglia amare, ma perché magari in questo momento sta focalizzando le sue energie su altri obiettivi di autorealizzazione, oppure la persona che non si sveste mai di quelle che sono le sue corazze, quindi difficilmente riesce ad aprirsi del tutto con gli altri. Ricordati che comunque l'interattivo parla di amore, parla quindi dell'attrarre gli altri, o perlomeno una persona che ci risuona completamente. L'appeso può parlare anche di una persona che ama in segreto, un qualcuno che magari non si è avvicinato o avvicinata alla persona che ama perché ancora sta cercando di capire quanto, oppure non si è aperto del tutto o aperta del tutto, perché appunto sta cercando di capire ancora come una certa situazione può essere gestita e soprattutto quanto veramente gli o le risuona. L'ha preso anche la carta di chi magari deve elaborare una ferita, la ferita dell'abbandono, la ferita del tradimento, oppure anche semplicemente magari in questo momento non ha l'energia necessaria per cercare di aprirsi alle situazioni di amore o cercare anche di portare avanti magari un discorso già aperto con qualcuno, insomma qualcuno che in questo momento forse in relazione al sentimento
sta un po' muovendosi in una cortina di fumo che rappresenta dubbi, incertezze. In altri casi può essere un qualcuno che sta vivendo una relazione all'ombra degli altri, e quindi una relazione della quale magari non si deve far sapere niente, perché magari sta nascendo e giustamente non è il caso di sbandierarla ai 420, ma anche perché magari è una relazione con qualcuno di già impegnato. Insomma, qui sembra che la situazione in questo momento non sia proprio delle migliori, o comunque che si stia lavorando per farla diventare comunque nel tempo un qualcosa di più lineare, di più fluido. Se ti sei riconosciuto o riconosciuta nella descrizione, puoi continuare a vedere, in caso contrario hai altre due possibilità. Ma se uno vuole motivarsi per trovare l'amore, per realizzarsi, cosa fa? Fa un sigillo magico. Il nuovo corso della Lucerna di Cronos sui sigilli magici ripartirà da aprile e l'esperienza che stiamo vivendo ora con la classe è veramente molto bella, quindi ho deciso di riproporlo. Se sei interessato o interessata, puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 5776 772. Ovviamente, oltre al corso dei sigilli magici, c'è anche il workshop di cartomanzia e divinazione che ripartirà da marzo. Anche il workshop ha dato molte soddisfazioni nella precedente edizione di gennaio. Cosa devi fare per attirare amore nella tua vita? Su cosa devi lavorare tu che hai scelto la variante dell'occhio di tigre? Su cosa devi lavorare per attirare amore nella tua vita? Tu che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Il cavallo di spade. Il giudizio. L'imperatore. Il 9 di denari. Non male, ci sono già diversi consigli qua, però prima estraiamo le altre carte. L'imperatrice. Beh, non è male, imperatore e imperatrice nella stessa stesa. Tu potresti già veramente avere l'amore al tuo fianco e magari devi solo viverlo in maniera un po' più lineare, perché magari, come ti ho detto prima, è un amore che non confessi, oppure è un amore che stai vivendo all'ombra di un'altra relazione o di un'altra situazione in generale, oppure semplicemente qua ci sta dicendo che comunque qui, laddove tu vorresti lavorare un attimino su alcuni aspetti che dopo focalizzeremo, l'amore per te già c'è. Il Papa. Qui potrebbe veramente trattarsi di una situazione triangolare, sai? Però, ti ripeto, non per tutti. Il 6 di bastoni, quindi il successo è garantito. Andiamo anche a mettere gli oracoli. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Allora qui abbiamo la lavanda. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre, cosa devi fare per attirare amore nella tua vita? Disinibita e sciolta. E infine mettiamo, se riesco a farcelo entrare, l'oracolo degli spiriti degli animali. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre.
Lo spirito dell'aquila, lo spirito è dalla tua parte. Posso interpretare queste carte in vari modi. In generale però non sono carte brutte. Parti con un giudizio, chiudi con un 6 di bastoni, parti con il risveglio animico, spirituale, la connessione universale, chiudi col successo, chiudi con la realizzazione, chiudi anche con la rivincita, che non deve essere necessariamente sugli altri, ma può essere anche sulle tue paure. Già, le tue paure, vogliamo parlarne delle tue paure, un appeso, una carta che forse crea degli autolimiti, forse crea una profondità ferita che va sanata, va riequilibrata, o magari crea delle situazioni nelle quali ci sentiamo appesi, crea delle situazioni nelle quali forse ci siamo trovati, abbiamo investito convinti di avere comunque un ritorno in termini di soddisfazione personale, ma poi siamo entrati magari in un tunnel dal quale ora è difficile uscire. La bussola ce l'hai tu, l'orientamento è dentro di te. Se una relazione non ti aggrada più, tagliala, non sacrificarti. Se un ritorno ti attanaglia i pensieri, se vuoi un ritorno, proponiti, comunica. Comunque qua il successo c'è. Se sei una persona che è stata ferita da una relazione precedente, porta l'equilibrio a te ripartendo dalle piccole cose, ripartendo proprio dalle piccole cose. Questo è quello che ci dice. Sai, mi viene a mente un esempio. Io non so se si usa ancora, ma prima si usava di mettere dei piccoli sacchettini proprio di lavanda nell'armadio perché potevano mantenere comunque i vestiti fragranti, ma soprattutto servivano anche per eliminare i tarli, insomma, per eliminare quei piccoli insetti che avrebbero potuto nuocere ai tessuti. Ecco, non si arrivava con le bombe a mano, si metteva il sacchettino di lavanda, proprio la cosa più piccola, più il dettaglio, ecco, capisci? Ecco che la lavanda ti viene a dire: è ora comunque di curare nei dettagli questa ferita, quello che sei tu nel profondo, o questa insoddisfazione, anche prendendo una decisione ponderata, certamente un giudizio, e anche abbracciando quello che è un risveglio che ribolle nel tempo. Ora, è vero che un'imperatrice è una carta di grande potenziale, ma che spesso viene distribuito in maniera disequilibrata. L'imperatrice ha tante risorse, ma sembra che non riesca a canalizzarle bene. Per questo qui ti dice: intanto sii sciolta o disinibita. Questo ti servirà per maturare una visione più alta di quello che è il momento attuale, quindi per prendere una decisione risolutiva intorno al tuo futuro. Sarebbe molto semplice dirti qua: fondamentalmente puoi attirare amore amandoti. Alla fine c'è un 9 di denari, è una carta di autosufficienza, è la carta di chi non ha necessità di avere veramente qualcuno a suo fianco per realizzarsi, ma è la carta di chi può percorrere in sicurezza e con un grande appagamento quella che è la propria via. Quindi in realtà qua potresti benissimo scegliere di eradicare da te problemi, persone tossiche, ricordi tossici, relazioni tossiche, per poterti avviare a quello che è un sicuro successo. E mi spingo a dire non soltanto in amore, addirittura con un 6 di bastoni potresti riconquistare, usiamo questo termine un po' burbero, la piazza, rimettendoti in gioco, ridandoti possibilità, anche qualora in questo momento la tua situazione sia inflazionata da questo imperatore e questo papa, che in alcuni casi mi possono rappresentare due persone, quindi magari una relazione fissa, una non ufficiale, o magari due scelte, o magari anche un aspetto di te, l'imperatore, che non riesce ad emergere a causa di quelli che sono dogmi e condizionamenti, e torniamo molto all'appeso, della situazione che hai intorno, di coppia, di famiglia, di
società in cui vive, insomma è come se l'attuale situazione comunque ti stesse stretta, qualsiasi essa sia, ma tu hai voglia di libertà, hai voglia di rinascita, hai voglia di godertela questa vita. Se le persone che sono accanto a te in questo momento non ti servono, è segno che quello che è il loro apporto alla tua vita comunque si è esaurito. Comunque il percorso deve necessariamente prendere un'altra direzione. Sciolta e disinibita, ci dice questa carta, anche molto forte nell'immagine, la copro perché non vorrei che YouTube me la censurasse, però rappresenta un rapporto sessuale fondamentalmente, e lo rappresenta con due figure mascherate. Due figure mascherate perché? Perché probabilmente qui ci sta parlando del fatto che in realtà c'è bisogno di togliersi una maschera anche nei rapporti intimi, c'è bisogno di lasciarsi andare, c'è bisogno di riconoscersi il giusto metro, la giusta, diciamo, autorità anche fondamentalmente per rivendicare la propria felicità. Qui tu puoi farlo, però devi riuscire a toglierti un po' il reticolo che ti è stato costruito attorno da una figura, o anche più figure se parliamo di famiglia, che forse hanno un po' invalidato quello che è il tuo metterti in gioco, quindi di conseguenza anche per certi versi la tua autostima. Non dico che qui tu sia una persona che manca di autostima, magari nel lavoro ne hai a vagoni, o magari anche nella vita in generale sei una persona che comunque non prende tempo, non spende tempo nelle situazioni che non lo aggradano o la aggradano. Magari però a livello interiore sei molto fragile in un momento come questo, e questo appeso ci parla di tutto il peso che invoca a gran voce il taglio, anche in un certo senso asettico, del cavallo di spade. Il cavallo di spade non si preoccupa di ferire, il cavallo di spade taglia laddove è necessario, e laddove è necessario invece porta un nuovo equilibrio. Ma lo fa alla luce, come vedi, dei piccoli dettagli. La lavanda, quindi comunque quel senso di naturalezza che deve fluire in te, quel senso anche di purezza che deve essere accompagnato non tanto dai gesti eclatanti quanto dai piccoli gesti, dalle piccole attenzioni che tu devi concedere a te stesso, a te stessa. Lo fa con uno sciolta e disinibita, che è una carta che ci dice sì, ok, ma anche nelle relazioni butta la maschera, mostrati per ciò che sei. Lo fa con uno spirito dell'aquila. Lo spirito è dalla tua parte, ci dice la carta, e ci dice che fondamentalmente tu hai la possibilità di vedere con più ampia prospettiva, l'aquila vola altissima, quello che è un universo di possibilità. Ecco perché in fondo hai un 9 di denari e un 6 di bastoni, le carte dei numeri 1, ma il numero 1 animicamente e mentalmente è sempre solo, perché è talmente, o sola, perché è talmente più in alto rispetto al mondo che lo circonda o la circonda, da poter percepire i dettagli con la vista di un'aquila, ovvero può riuscire, una volta che lo voglia, una volta che abbia preso coscienza della sua altezza o statura, se vogliamo, morale, animica, fisica, intellettuale, può capire che comunque il mondo gli può riservare ancora sorprese, e proprio come fa un'aquila può fiondarcisi e afferrarle con estrema soddisfazione. Certamente una carta di imperatore nei confronti di una carta di papa può parlarci di una situazione che magari ti limita nel materiale. Due amanti tra cui scegliere, uomini o donne che siano, qui sono due uomini ma possono essere anche due donne, oppure due corteggiatori, oppure il corteggiatore, il tuo bagaglio familiare che ti ha pesantemente influenzato o influenzata, oppure un ricordo di qualcuno e l'attuale che forse è molto diverso, molto diversa da quel qualcuno che abbiamo lasciato nel passato. Tu devi scegliere
Come vuoi vedere il tuo mondo? Secondo quale altezza? Se ti accontenti di questa altezza del momento, dell'altezza dei pali dell'appeso, tu continuerai ad aggrapparti ad un'incertezza che comunque per te al momento rappresenta forse l'unico appiglio per poter andare avanti, ma in realtà tu puoi scegliere di ribaltare la tua posizione e di fare l'equilibrista quassù. Tu mi dirai, ma l'equilibrista, proprio perché è un equilibrista, non ha un terreno sicuro su cui camminare. Beh, è proprio questo che devi fare. Anche l'aquila non ha il terreno sicuro sotto i piedi, eppure va, eppure vola. Così come il buon equilibrista non ha il terreno sicuro, eppure va, eppure vola. Tu fondamentalmente devi trasmutare il tuo modo di vedere l'universo attorno a te, scegliere di ribaltare la tua prospettiva e scegliere di poter dare uno sguardo molto ampio a quella che è la tua attuale vita per recidere quegli attaccamenti irrazionali, siano essi nel presente o nella memoria, che non è che non ti hanno dato, ma forse nel tempo ti hanno deluso, ti hanno delusa. Devi ritrovare l'autonomia che ti porta al successo. Spero di averlo spiegato bene. Vediamo un po' le Witch Runes, le rune delle streghe, cosa vogliono dirti? La spirale ci sta dicendo che comunque un periodo per te deve chiudersi e comunque per te deve fiorire un altro momento, deve fiorire un altro modo, ma perché questo sia possibile c'è bisogno di una spirale. La spirale avvolge appunto le sue spire fino a tornare nel profondo, a toccarti nel profondo, a farti risvegliare nel profondo e a metterti di fronte un universo di possibilità. Tu devi permettergli di arrivare nel profondo per poi risalire di nuovo in modo spiraliforme e mentre risale monda e pulisce ogni tua inibizione, anche e soprattutto quelle legate al possibile ferimento di altre persone che si trovano di fronte ad una tua scelta. Questo rapporto è finito, ma perché? Perché voglio darmi altre possibilità, perché sento che non mi dà più. Questa situazione a tre non mi va più bene, ma perché? Perché ho diritto di essere amato o essere amata al di là dei giochetti. Voglio che tu rientri nella mia vita. Perché? Perché non ti ho mai dimenticato, non ti ho mai dimenticata. Eccetera, eccetera, eccetera. Devi toccarti nel profondo e lasciare che la leggerezza, la libertà venga nel profondo a scardinarti le maschere e a ricordarti quanto tu sia un numero uno. È un messaggio veramente molto 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 bello questo di questa prima variante, ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Shungite. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante della Shungite. Se ti riconosci nella descrizione, puoi continuare la visione della variante, in caso contrario hai altre due possibilità. Chi sei tu che hai scelto la variante della Shungite in questo momento? Energeticamente, chi sei? Sei un giudizio. Beh, caspita, un giudizio è una bella carta, eh. Allora, un giudizio è una carta di risveglio, un giudizio è una carta di fermento, di notizie, di presa di coscienza, di rinascita. Sei un qualcuno che probabilmente può aver attraversato anche l'inferno più grande, ma fondamentalmente in cuor suo ha sempre quella scintilla che gli dice no. Io vado avanti, io arriverò, io ce la farò.
Puoi essere una di quelle persone che conta molto sull'integrazione con gli altri. Il giudizio è una carta di integrazione, appunto, di coralità fondamentalmente, ma il giudizio è anche la carta di chi sa adeguatamente giudicare persone e situazioni attorno a lui, attorno a lei. Il giudizio può parlarci del fatto che magari sei già innamorato, innamorata di qualcuno o rapito, rapita da qualcuno. Oppure può parlarci del fatto che hai una storia in questo momento. Il giudizio è anche la carta del fidanzamento, del matrimonio, o comunque del progetto di vita che si porta avanti assieme a qualcuno. Il giudizio è la carta di chi parla e si racconta e vorrebbe parlare, vorrebbe raccontarsi, vorrebbe che gli altri si raccontassero con altrettanta limpidezza. Il giudizio è una carta stupenda che parla anche di una grande, profonda interiorità che addirittura porta ad avere una percezione dei segnali attorno a noi pari a quella delle discipline magiche o divinatorie. Potresti essere un buon cartomante o una buona cartomante. Insomma, il giudizio è una carta che fondamentalmente ci va a dire che nella tua interiorità, in questo momento, nel bene o nel male, comunque mettendo sul piatto della bilancia tutte le tue esperienze, fondamentalmente tu la lezione l'hai imparata e l'hai imparata benissimo. Hai imparato che comunque tu hai una via di vita, un approccio, un pensiero, un modo di gestirti e fondamentalmente, dai, ti piace con te stesso, con te stessa, ci stai bene. E questo è un grande, grande, grande dono, perché fondamentalmente la famosa centratura in parte, poi ci sono altre cose, però in ampia parte altri non è che vivere in piena armonia con se stessi. Attorno a te può esserci un universo che rotea di trappoloni, ritornoni, persone che magari hanno le loro sciagure interiori e le riversano su. Tu, ok, sì, mi tocchi, ma relativamente. Ovvero fondamentalmente per te alla fine è molto 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 facile, e questo può essere però in alcuni casi un'arma a doppio taglio, isolarti nella tua intimità e goderti il fatto che comunque con te stai bene. Attenzione a non diventare anche tu un eremitaccio come Cronos. Andiamo a vedere come puoi fare per attirare amore nella tua vita, o perlomeno per attirare l'amore che ti è più congeniale, quello che vorresti. Magari puoi fare un sigillo magico. Il nuovo corso della Lucerna di Cronos sta riscuotendo un enorme successo, piace tantissimo, per questo sarà riproposto ad aprile. Quindi ad aprile riparte il corso sui sigilli magici. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 57 76 772. Invece a marzo riparte il corso, il workshop in realtà, di cartomanzia e divinazione. Anche questo ha riscosso molto successo e quindi anche questo verrà riproposto. Entrambi i corsi, oltre a dare un insegnamento più che basico, molto valido secondo me, su quello che è la sigillazione magica e su quella che è la cartomanzia, ti lasceranno poi delle corpose dispense molto molto. Qualche foto l'ho messa giorni fa, molto dense di contenuti. Andiamo a vedere come puoi attirare amore nella tua vita, tu che hai scelto la variante della Shungite. Il 3 di coppe, ma secondo me non devi fare neanche grandi sforzi, tu. Però, vediamo. L'8 di bastoni. Il 9 di denari. Il 9 di spade. Ecco, questa è la prima carta dissonante.
L'8 di coppe, il 6 di coppe, il 10 di coppe. Beh, dai, non va malissimo qua. Fra l'altro hai 2-8 e quindi di fatto sei orientato o orientata a percepire comunque sempre il lato costruttivo delle cose, e questo nel tempo ti influenza in maniera costante fino a farti comunque costantemente evolvere in positivo. Beh, questa è una bella notizia. Hai anche 2 carte di 9, no, 2-8 erano qua, hai anche 2 carte di 9 che rappresentano comunque il fatto che se tu fossi single, qui comunque in realtà la situazione di single si sta per chiudere. 2-9 rappresentano il passaggio a una fase diversa della vita che è molto vicino nel tempo. Si parla sempre di un paio di mesi, 3-4 anche per alcuni un pochino di più. Comunque non devi aspettare 20 anni, questo intendo. Per altri invece la presenza di 2-9, scusami, potrebbe rappresentare il fatto che comunque qui c'è un volgere in positivo con 2-8, quella che è la propria percezione dell'universo, anche alla luce di un 3 di coppe, carta comunque di vittoria e pagamento, e quindi di conseguenza il riuscire a andare direttamente a rivendicare quello che secondo noi è il nostro ruolo in amore. Quindi comunque magari c'è la storia altalenante che riesci a direzionare, la relazione a 3 con un 3 di coppe che riesci comunque a mandare avanti, i 2 corteggiatori e le 2 corteggiatrici fra i quali non sai scegliere, che comunque riesci a comprendere quale dei 2 ti dà più. Insomma, qua comunque in realtà fondamentalmente non è che tu debba fare un lavoro così epocale, qua diciamo che sei già molto avanti di tuo. Andiamo a mettere anche gli oracoli prima di continuare l'interpretazione. Per te che hai scelto la variante della Shungite, certo che il 9 di spade forse è una carta che può parlare magari di un periodo di stanchezza, di stress, di paura, o magari anche del fatto che in questo momento forse anche la presenza di più corteggiatori o corteggiatrici, o magari un tuo, qui potrebbe essere anche un 6 di coppe, un tuo sdoganarti da una situazione del passato in vista della ricerca di un'armonia tua o del piacere, comunque ancora ti costa troppa fatica, magari, che ne so, si esprime in una visione anche leggerissimamente, nonostante la presenza di 2-8, bagnata di pessimismo che ancora devi elaborare, oppure magari addirittura può essere un qualcuno che dorme poco la notte, detto proprio in parole povere. Per te che hai scelto la variante della Shungite, su cosa devi lavorare per attirare amore nella tua vita? Allora, il fiore di luna, Moonflower. Vediamo un pochino anche con l'oracolo degli spiriti degli animali. Per te che hai scelto la variante della Shungite, su cosa devi lavorare per attirare amore nella tua vita. Lo spirito del gatto rivendica la tua indipendenza. E infine mettiamo l'oracolo di amore e psiche, per te che hai scelto la variante della Shungite. La ricerca del piacere. Allora, queste ultime 3 carte in particolare sono rivelatrici, scusami, di quello che fondamentalmente è l'approccio che devi avere, secondo me, al di là di questo 9 di spade che un po' viene, vedi, a inficiare anche forse la capacità di riconoscersi il fatto che comunque meritiamo amore. Perché dico così? Perché abbiamo 3 carte che
in realtà non ci parlano di un grande lavoro interiore, però comunque ci dicono, beh, forse magari qualcosa c'è da fare. Il fior di luna dice che bisogna rompere schemi e pattern. Lo spirito del gatto ci dice che si deve essere anticonformisti, un po' come fa il gatto, che fondamentalmente è un qualcuno che vive secondo le sue regole. La ricerca del piacere ci dice di abbandonarci al piacere, ci dice che comunque alla fine il piacere deve essere quello nostro, prima che quello magari di una coppia nella quale proiettiamo magari quelle che sono le nostre aspettative nel momento in cui andiamo a frequentare qualcuno, o anche nel momento in cui frequentiamo qualcuno, perché qua potrebbe esserci anche la situazione di un qualcuno che è comunque convinto o convinta di quella che è la sua via, e magari anche se nella tua vita c'è qualcuno, come queste carte potrebbero lasciare intendere, a livello di partnership o a livello di persona con cui comunque c'è una connessione, o di persona che ti piace, qua semplicemente ti dice guarda che comunque devi rompere alcuni schemi, ovvero forse devi capire che sì, ok, devi stare bene tu, ma non devi avere la pretesa di direzionare, controllare e esigere che altre persone muovano secondo quello che è il tuo disporre le pedine sulla scacchiera, ovvero comunque alla fine è un po' un errore che fanno tanti, secondo me. Ci si innamora della persona per poi cambiarla, plasmarla. No, ci si innamora della persona per com'è, è diverso. La persona non devi avvicinartici o anche starci insieme perché comunque so che lo cambierò, che la cambierò, che lo aiuterò, che la aiuterò, che lo guiderò, che la guiderò. No, è sbagliatissimo. La persona deve piacerti per come è. E quindi qua ti dice rompi i pattern, rompi gli schemi, magari anche ascolta, visto che comunque qui di socialità se ne parla, quindi anche se fosse poca, anche se fossero 2 o 3 amici, un partner o comunque una persona con cui c'è connessione, comunque qua la socialità è vissuta consapevolmente, ma non per questo significa che questa socialità così bella debba frenare la ricerca del piacere, 6 di coppe, già te lo dice qui e te lo dice qui, alla luce del riconoscimento, quindi del dire ho ragione io, ho detto bene io, so guidare io, so fare questo io. È una cosa molto importante che tu abbia la tua centratura, ci dicono queste carte, però devi capire un po', come ho detto prima, che fondamentalmente l'amore non è un qualcosa che si plasma e si direziona, si costruisce, quello sì, ma si costruisce perché ci si accetta. Qui sembra con un 8 di denari su un 6 di coppe che magari tu possa avere già, per fortuna, elaborato, che tu stia elaborando, quelle che possono essere appunto situazioni create di nuovo da schemi o da pattern mentali che magari originano dal tuo ambiente familiare o magari anche da quella che è stata la tua vita precedente a questo momento, e quindi di conseguenza hai imparato che muoverti secondo un dato tratto può portare un dato risultato. Beh, ti do una brutta notizia, non è sempre così, e quindi di conseguenza tu tendi ad orientare forse in modo anche un po' troppo meticoloso quello che è poi il cammino e l'evoluzione dei tuoi sentimenti, ma così facendo rischi di fare in modo che l'altra persona, lui o lei che sia, percepisca una sorta di limitazione, autolimitazione, oppure magari una sorta di sfida costante da parte tua. Quindi forse in realtà qua ti viene chiesto di darti possibilità oltre quelle che consideri possibilità. La ricerca del piacere alla fine ti fa star bene stare con una persona o ti fa star bene cambiare una persona? È una trappola in cui cadiamo tutti. Uno vede la bella ragazzina, si immagina che sia dolce, carina, farfallina, unicornini, poi magari è la più grande metallara, la persona che tra l'altro a Cronos piacerebbe di più, però ecco, l'abito non fa il monaco, è questo quello che ti stanno dicendo le carte, e quindi fondamentalmente
nonostante tu abbia le tue sicurezze che ti hanno fatto fare un lavoro eccelso, perché tu comunque hai risolto, capito, elaborato una gran parte dei tuoi blocchi interiori, e qualora blocchi ancora ci siano, tu li hai già riconosciuti o sei vicina a riconoscerli e ad elaborarli, quindi tu hai fatto un lavoro eccelso. Però questo non vuol dire che il lavoro che tu hai fatto vada bene anche per gli altri, perché ognuno comunque è un unicum derivato da una sfera sociale, affettiva, familiare e via dicendo. Quindi quello che ti stanno dicendo qua è fondamentalmente magari di avere, è un giudizio, ce lo va a ribadire, ma anche un 3 di coppe volendo, una certa elasticità mentale nel capire che comunque la persona a cui ti sei avvicinato o avvicinata, o a cui vuoi avvicinarti, o la persona con cui stai condividendo un percorso, forse può avere un background molto 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 diverso da quella che è la tua formazione, e quindi di conseguenza può reagire in maniera differente a quella che è la gioia, quindi amare in maniera forse diversa da te, ma non per questo in maniera brutta, oppure può reagire in maniera differente a quelle che sono le inevitabili ferite dell'anima che durante un cammino di vita ci troviamo a dover affrontare, e quindi di conseguenza può magari sembrare un drago nella vita, ma poi magari dentro può avere ancora degli irrisolti con i quali sta lavorando. Quindi qui è molto positiva, ti ripeto, come variante, però forse devi un attimino darti, fondamentalmente darti più possibilità. Però detto così uno potrebbe dire sì, ma io le possibilità me le do, ma vanno tutte male. Probabilmente perché comunque qui consideri solo un certo iter, lasciati sorprendere dall'amore, ti dicono queste carte. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante della Shungite e le Witch Runes cosa vogliono dirti. Allora, qui abbiamo di nuovo la spirale uscita anche nella prima variante, e quindi ci dice che comunque qua devi innanzitutto capire che comunque per te c'è una costante evoluzione che probabilmente anche in tempi brevi, secondo me, qui ti porta comunque ad abbracciare un'esperienza di amore, o a riabbracciare se già c'è, e va settata, va curata in maniera ancora più convinta. Ok, però vedi che di nuovo va a scavare nel profondo, come nella prima ho fatto l'esempio della spirale che torna alle origini e poi si riespande un'altra volta, appunto per poter capire qual è l'origine di un qualcosa, di un problema. In questo caso può rappresentare una certa assertività di fondo dovuta certamente alla costruzione di una personalità che comunque è forte e motivata, ma che forse in questa spirale il rischio è quello anche che si lasci intrappolare. Quindi devi fare attenzione, la spirale nel tuo caso può essere un qualcosa che sana, ma può essere un qualcosa che ti costringe a girare a loop. Un po' quando mi dicono ma incontro sempre lo stesso tipo di persona, probabilmente perché tu non hai ancora afferrato bene il modo in cui devi aprirti. Questo è un pochino quello che mi viene da dire. Però comunque il lavoro che tu hai fatto su te stesso, su te stessa è immenso, complimenti, veramente qui c'è una persona che ha degli attributi di tutto rispetto. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della rosa del deserto. Andiamo a vedere chi sei tu in questo momento energeticamente, che hai scelto la variante della rosa del deserto. Se la descrizione ti risuona, continua a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Chi sei tu che hai scelto la variante della rosa del deserto?
Il matto. Beh, non devi guardare negativamente a questa carta. Il matto fondamentalmente ha ancora l'indole della fanciullezza, riesce a stupirsi di fronte alla bellezza del mondo. Potresti essere un qualcuno che ha anche un forte amore per la natura o per gli animali, un qualcuno che sicuramente ha fame di scoprire, di fare esperienza, è curioso, curiosa del mondo. Potresti essere una di quelle persone che legge molto o magari una di quelle persone che si mette in gioco, magari fai corsi di tarocchi di Cronos per dire. Comunque è un qualcuno che sicuramente ha una mente attiva, in movimento. Certo, questo può apparire destabilizzante agli altri, perché gli altri possono vedere in te una persona che forse non ha una direzione o comunque ha 1000 input, 1000 imprinting, però è un qualcuno che fondamentalmente non risulta inquadrabile e di conseguenza controllabile. Il matto però fa di questo la sua forza, essendo comunque un buffone divino, fondamentalmente gioca un po' come il trickster, attraverso quello che è il giudizio dato magari anche in maniera scherzosa, riesce comunque a mettere il tarlo del pensiero, attraverso quello che è il suo modo di avvicinarsi alle situazioni, riesce comunque a creare un dialogo, a suo modo riesce a far danzare tutto l'universo attorno a sé, per certi versi lo seduce, lo trascina con sé in una danza, anche se non fa niente, basta vederlo il matto per rimanerle affascinati. È una carta bellissima che può parlare anche dell'interesse per la magia o per la divinazione, o l'esatto contrario dell'estrema paura per la magia e per la divinazione. Insomma, è una carta che fondamentalmente apre un sacco di spiragli, ma non è detto che questi spiragli restino tutti in potenziale. Potresti essere anche una persona che ha più situazioni, o magari che è attratta da più situazioni, o magari un qualcuno che ha una situazione ma che non sente più sua, che ha voglia di riprendere a danzare, ha voglia di darsi le possibilità di realizzazione. Insomma, un eterno cercatore, un eterno fanciullo, una energia dinamica in movimento che brama più di ogni altra cosa quella di lasciarsi travolgere, sedurre e amare, e di conseguenza dare amore dall'universo attorno a sé. Se ti riconosci in questa descrizione, continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Come potrai mai fare ad attirare amore? Magari fai un sigillo magico perché vieni al corso di Cronos. Il corso sui sigilli sta riscuotendo molto successo, verrà riproposto ad aprile, quindi se sei interessato o interessata puoi contattarmi al numero 388 5776 772 tramite WhatsApp. Mi raccomando, no chiamate, messaggi scritti o vocali, per avere info su tempi e costi sul corso dei sigilli magici. Ma magari tu sei interessato o interessata ai tarocchi. Bene, ti do una buona notizia: visto il successo della precedente edizione, a marzo riparte anche il workshop di cartomanzia e divinazione. Come puoi attirare amore nella tua vita, tu che hai scelto la variante della rosa del deserto? Questa che vuole uscire ce la teniamo, anche perché è bella, il mondo. Ti faccio notare che hai matto e mondo, l'uno a seguito dell'altro, anzi prima, il matto è prima, il mondo è dopo. Hai tutto il potenziale se vuoi. Però sei un po' come la Mondaini, che noia, che barba, che noia, che barba. Figlio mio o figlia mia, nessuno, cioè in pochi possono avere la tua grande carica, qua. Forse veramente sei una di quelle persone che in virtù della grande carica magari si annoia anche presto delle situazioni. La forza. Il re di spade.
La ruota. Mi sa che tu questo matto lo tieni un po' nascosto, eh? Mi sa che forse tu hai questa indole, ma ti crei autodisciplina. Continuiamo, nel caso poi, per te che hai scelto la variante della rosa del deserto, perché sembra che tu qui occulti un universo che ha in sé tutte le possibilità, eh? Il 7 di denari, il 10 di denari, il re di coppe. Mettiamo anche gli oracoli, partiamo dall'oracolo di amore e psiche per te che hai scelto la variante della rosa del deserto. Oltre le parole. Andiamo a mettere anche l'oracolo degli spiriti degli animali. Per te che hai scelto la variante della rosa del deserto. Lo spirito dell'anguilla elettrica realizza le tue idee. E infine il Magical Botanical Oracle, per te che hai scelto la variante della rosa del deserto. La bella donna. Allora, sono molto singolari queste carte perché soprattutto le ultime tre danno un quadro che un po' va a smorzare tutto il mio entusiasmo per come questa lettura era iniziata. La bella donna ci dice che ci sono dei misteri. Qui dobbiamo prendere la parola mistero in maniera più ampia, ovvero un qualcosa che per te può essere misterioso perché ancora non ne conosci la portata, ma può essere anche un mistero perché lo conservi dentro di te, un po' come si parla dei misteri in senso appunto misterico o religioso. Ora, l'accesso ai misteri comporta sempre delle prove. E questa prova è quella che ti porta all'anguilla elettrica, ovvero la carta ti dice c'è un universo nel quale sei comunque, nella sua totalità o nella parzialità o nella sua parzialità, consapevole. Però hai paura di bruciarti, hai paura di prendere la scossa, hai paura di questo brivido che fondamentalmente aneli raggiungere. Oltre le parole è la carta che invita forse a fare tabula rasa dell'atteggiamento di un re di spade, un eccessivo razionalismo, ma anche di una forza, autodisciplina. Certo, magari per qualcuno potrebbe rappresentarmi un'indole marziale o un lavoro nelle forze dell'ordine, o magari una cura del corpo molto importante a livello quasi agonistico di ginnastica, ok? Però noi qui stiamo parlando di come poter attrarre amore, l'autodisciplina della forza, la marzialità di un re di spade devono cedere il passo alla grande empatia di un re di coppe. Il 7 di denari, perché? Per quale motivo? Perché ti concedi un 7 di denari con una forza? Mi accontento e godo. No, non ti stai accontentando e nemmeno godi.
perché questo matto è fermato dal mondo. In potenza ha tutto, ma in realtà fondamentalmente questo tutto è compreso nell'interiorità, fuori non si esprime. Certo, tu mi potresti dire: la mia famiglia non è stata un buon modello, 10 di denari, quindi gestire l'eredità di questa autocastrazione potrebbe essere un qualcosa di importante. Mi sono fidanzato, fidanzata, ho sposato, sposata con una persona, ma in realtà ho capito che quella vecchia mi piaceva di più. Ok, ci sta anche questo. Mi impongo di restare single, però ci sono delle persone e sicuramente quella che probabilmente sarebbe più in linea con me, però poi è quella che all'atto pratico veramente non mi piace l'altra, però mi fa paura, mi spaventa, è troppo diverso, troppo diversa da me. Perché questo voler controllare le tue sensazioni? Vai oltre le parole, vai oltre gli schemi, vai oltre il raziocinio, vai oltre, ascoltati nel profondo. Se ti sei avvicinato o avvicinata a qualcuno è perché quel qualcuno animicamente lo tocca questo matto e devi rilasciare la tentazione di poter scrivere un libretto delle istruzioni d'amore. Non esiste. Non puoi avere qua un universo interiore immenso, ma poi aver paura. La bella donna del resto dà stati alterati di coscienza, non sono controllabili. L'anguilla porta l'elettricità, è un qualcosa che comunque può dare una scarica. Hai paura di bruciarti durante uno stato alterato di coscienza o comunque detta così sembra che tu sia un tossicomane, no, ci mancherebbe. Hai paura di bruciare quella parte di te che è così ricca, così piena di suggestioni, ma che non riesce ad andare oltre le parole, oltre quella rigidità, autorigidità che tu ti racconti, ma che in realtà occulta il potenziale di un matto. Devi svestire i panni dell'autocensore, anche qualora questo rappresentasse per te un sacrificio immenso, l'allontanarti da una situazione che comunque ti dà stabilità, il dover rimettere in discussione tutta l'eredità, il bagaglio culturale, formativo, caratteriale che la tua famiglia, la tua precedente coppia, se sei divorziato o divorziata, o la società in cui hai vissuto ti hanno lasciato. Insomma, devi permettere alla ruota di fluire. Se togliamo queste carte, l'inizio è un matto che danza, la chiusura è una ruota che fluisce, che danza in un certo modo anche lei e ti porta al re di coppe, colui che si ascolta. Ascoltati, ascolta la tua voglia di amare, oltre gli autocondizionamenti. Questo ci stanno dicendo, perché le opportunità qua ci sono, addirittura per qualcuno potrebbe essere proprio veramente il chiudere una situazione attuale per tornare da qualcuno che comunque ci risuona di più. Vediamo le Witch Runes, per te che hai scelto la variante della rosa del deserto. Il pentacolo. Allora, qui ci sono due possibilità. La prima è che comunque tu faccia della protezione, dell'autoprotezione, una sorta di bandiera. Quindi per te la protezione può diventare un qualcosa che ti dà tanto, ma che anche ti mette forse dei rigidi paletti e ti fa essere troppo razionale in un ambiente, quello dell'amore, che per sua natura tocca il cuore, quindi con la razionalità non ha niente a che fare. La seconda, se veramente qua ci sono due persone e da una vuoi tornare, probabilmente è destinata. Così come se c'è una persona precedente dalla quale ti sei distaccato o distaccata di recente e al momento o a breve entra un'altra persona, è destinata. Il pentacolo ci dice questo.
Comunque tu hai veramente la ricchezza interiore, perché non vuoi tirarla fuori? È quello che cambierebbe tutto. Io so che ce la farai, spero di averti dato dei buoni input, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passo ai saluti finali. Come posso attrarre amore nella mia vita? Le nostre 3 varianti hanno alzato un po' il velo sul lavoro interiore che dobbiamo fare. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento a domani mattina per le energie della settimana. Ciao! Ma oggi dedicato ad una diversa visione dell'amore. Non parleremo più di coppie, di futuro, di vaffanculo. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale, come sai, più lungo, in 3 varianti. Di solito dedicato... Vaffanculo. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e... Vaffanculo. Qual è il tuo futuro in amore? O meglio, lo fa in una maniera forse un po' anomala, quindi non va a chiedere cosa pensa di te una determinata. Community, benvenuto, benvenuta e buona domenica. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale. I workshop di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos sono dedicati, i workshop in generale, vaffanculo. Di Cronos e questo è il video domenicale, come sai, più lungo, in 3 varianti, dedicato a temi di più ampio respiro. Comunque, vaffanculo. Ce la posso fare. Comunque è bruttissimo il tempo. Magari devi lavorare su alcune ferite interiori. Vaffanculo. Anche vista l'imminente festività di San Valentino. I video del canale ultimamente sono quasi monotematici. Ma vaffanculo, perché deve passare le macchine ora? Rifacciamolo. Torniamo oggi a parlare di amore, anche vista l'imminente festività di San Valentino. I video del canale sono quasi un pochino monotematici ultimamente. Vabbè, dai, è comunque un bel periodo, lo richiede la nerchia, che sono quelli usati per il video, perché sono i libri che sto usando e mostrando anche ai vari workshop che al momento sono la minchia. Porca miseria, era venuta benissimo. Verso il mondo per attirare amore. In sostanza, come posso far entrare l'amore nella mia vita? Magari devo lavorare su alcune ferite vaffanculo.